Ciao a tutti, se mi conoscete sapete che non esagero mai le cose, ma oggi abbiamo ripreso delle cose incredibili che vi aiuteranno veramente a capire dei comportamenti del pesce che a volte non riusciamo a spiegarci. Quindi non c'è nulla di assurdo nel video, abbiamo registrato tutto, ma ora torniamo indietro a 2 ore fa. Ciao a tutti, non so se vi ricordate questo meraviglioso posto. C'ero venuto a pescare a spinning, però vi assicuro che i serra c'erano, li ho visti, vi lascio comunque il video qui, però a spinning non mangiano. Ora siamo a giugno, ancora non sono entrati magari tutti questi serra, ma oggi voglio provare con una specie di invenzione, chiamiamola così, cannona pesante da feeder, da bombarda. Questa è una 30-100 grammi, comprata alla Decathlon, costa una cavolata. Un galleggiante scorrevole, questo è della Trabucco, 30 grammi, con poco piombo, giusto per renderlo un po' fondante. Finale dello 0,40, 1 metro, cavetto d'acciaio con 2 ami. Questa giornata di pesca è stata totalmente improvvisata. Ho montato di fretta l'attrezzatura sul posto per ottimizzare le 2 ore che avevo libere. Ricordate questa cosa, ci servirà dopo. Lì dentro ci sono i cefali, dentro qui, che ho pescato con Rezzaglio, che sta lì dentro perché ci siamo dimenticati la corda. Così rimangono belli vivi. Ora inneschiamo uno, vediamo se il serracchione mangia con questa tecnica. Il cefalo deve essere innescato con cura per evitare che muoia. Inseriamo il primo amo sotto pelle. A me piace metterlo lateralmente, mentre il secondo lo inserisco sulla coda, senza andare troppo in fondo. A questo punto regolo gli ami in base alla dimensione del pesce. Montatura, come vedete, è semplicissima. Ora lo lasciamo un attimo riposare, ve lo faccio vedere di nuovo. 2 ami, uno per la coda, che sarà quello, diciamo, che lo terrà, e l'altro, diciamo, al centro del cefalo. Lasciamolo andare. Ora ci mettiamo lassù, vediamo che succede, va. Allora, ovviamente è un tipo di pesca che facciamo quando abbiamo il vento alle spalle, perché sennò diventa impossibile. Il cefalo ora sta lì che nuota a galla, molto bene, gli ho dato un po' di filo. Mi va bene che peschi lì in quella zona. Ci siamo spostati perché il cefalo aveva pensato di nuotare verso di là e ancora lo sta pensando, però noi lo lasciamo fare. Ora ho chiuso l'archetto e lo lascio lavorare tra gli scogli e la sabbia. Non pensate che i pesci serra stiano dove c'è la barca lì giù, Se ci sono stanno qui sotto. Mentre cerco di posizionare il cefalo tra gli scogli e la sabbia, mi accorgo che qualcosa nella canna non va come dovrebbe andare. Allora, visto che facciamo le cose di fretta e di furia, cioè io faccio le cose di fretta e di furia perché sto sempre a lavorare e non ho mai tempo, ho saltato un anello. Che vergogna. Porca giuria. Ora mi devo inventare un modo per risistemare tutto senza far morire il cefalo. L'unico modo per farlo è quello di tagliare il nylon dove si unisce con il trecciato, ripassare il trecciato negli anelli e fare di nuovo il nodo. Sto tenendo il cefalo al guinzaglio, poveraccio. C'è mio fratello che sta ripassando il filo. Questo è il bello della diretta, perché vedete, le stupidaggini si fanno e io l'ho fatta. E qui succede l'incredibile. Pensa se muore un serra. No, 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 non ci credo, non ci credo. Corri, no. Come se lo va a rimangiare? Cioè, voi non avete idea di cosa sia potuto succedere mentre avevo il cefalo in mano, così mi ha mangiato il serra e l'ho ripreso. Ragazzi, questo è il bello della diretta. Io non vi racconto mai le cavolate, quando faccio un errore ve lo dico sempre. E praticamente avevo il filo in mano e in quel momento l'ho detto, il serra è comparso da sotto questi scogli e si è andato a mangiare il cefalo. Era un serracchiotto sugli 8 etti e l'ho anche preso, però il problema, non volevo tirarlo perché avevo la telecamera nell'altra mano, la GoPro di qua e il filo
che praticamente mi stava scivolando, quindi ho aspettato un attimino che mio fratello mi desse una mano e poi si è slamato. La cosa interessante è che ho visto che lui sarebbe tornato a mangiarsi l'altro pezzo del cefalo, però purtroppo si era attaccato l'amo qui sulla roccia e quindi era fuori dall'acqua. Incredibile, eh? Che storia. Però mi piace raccontarvela perché vedete, gli errori si pagano e succedono le cose incredibili. Prima sono passate delle salpe enormi che stavano mangiando qui e si vede che questi serracchiotti vanno avanti e indietro lungo la scogliera. Il galleggiante senza piombi, qui ci andrebbero una ventina di grammi, serve proprio perché il cefalo non deve essere in grado di affondarlo e quindi deve, diciamo, contrastare la sua resistenza. D'altra parte però deve andare giù se il serramangia. Dopo aver riposizionato il cefalo un paio di volte, succede di nuovo l'incredibile. Vediamo il galleggiante tornare indietro. Il cefalo sta tranquillamente nuotando verso gli scogli, con un pesce serra che lo segue a pochi centimetri. Non faccio nulla, ma mi limito solamente a recuperare il filo in eccesso per togliere il bando. Tuttavia il cefalo tenta di rifugiarsi tra le rocce e il serra piano piano se ne va, disinteressato. Ma è ancora all'intorno, allora recupero il cefalo e glielo tiro proprio davanti al muso. Voi non lo vedete, ma il serra sta girando intorno al cefalo, a pochissimi centimetri di distanza. Allora lo muovo per stimolarlo ad attaccare. No! Il serra ha mangiato, ma non con decisione, infatti il cefalo è ancora vivo e io ho sbagliato a ferrare a vista. Ma è ancora lì, che gira, possa avere un'altra opportunità. Ragazzi, l'ho preso. Il pesce serra ha attaccato il cefalo, ma lo sta facendo molto lentamente e stavolta voglio aspettare che il galleggiante vada giù e che lui si allami. No, vedete? Ha mangiato solamente un pezzo di cefalo, ma l'altro rimane lì e lui gli gira intorno. Devo fare in modo che lo attacchi. Ce l'ha tagliato in due? Però c'era qualcosa che non gli... Ora voi non potete vederlo, ma il pesce serra sta prendendo a colpi di muso il galleggiante, curioso di capire di cosa si tratti, e sta ignorando il pezzo di cefalo. A questo punto mi gioco il tutto per tutto e gli muovo il pezzo di cefalo come se fosse un'esca artificiale. Lui è ancora lì, interessato, che ci gira intorno e finalmente l'attacca. Ragazzi, questa è la cosa più incredibile che mi sia mai successa. Io ve lo giuro. Cioè, ragazzi, tutto questo a spinning non sarebbe mai successo. Allora, il serra praticamente ha seguito il cefalo, se l'è portato fino qui, il cefalo si è nascosto tra gli scogli, allora io gliel'ho ritirato, lui se n'è andato via, gliel'ho lanciato sopra, ci ha girato intorno, poi l'ha attaccato, ma non si è allamato. Allora girava intorno al galleggiante, io spero che si veda nelle riprese, poi gliel'ho alzato, alla fine si è andato a mangiare l'esca e guardate come si è allamato. Incredibile. Vedete, le pazzie funzionano. Ragazzi, per me oggi io sono contento così, vi ho fatto vedere una tecnica che può funzionare alla grande. E funziona alla grande. Allora, la cosa veramente incredibile di questa cattura è che abbiamo capito il comportamento del pesce, cioè come si comporta veramente quando c'è un'esca viva. E non è così come pensiamo, che lo attacca direttamente, quindi prima ci gira intorno, lo guarda, poi ci torna. Ovviamente non gli tornano molte cose perché vede il cavetto, l'acqua è anche molto limpida oggi. Però alla fine con un po' d'astuzia siamo stati più bravi di lui. E questo serra secondo me con gli artificiali non l'avremmo mai preso, ma ecco perché la pesca spinning comincia a diventare molto difficile, perché loro lo sanno, sono furbi, i pesci hanno imparato, il vivo rimane sempre il gioco.